È chiaro, qualcosa nel mio percorso cattolico deve essere andato storto se mi ritrovo a invocare Dio in contesti non proprio ecclesiastici. Ormai, diciamolo, non sono più il bambino di un tempo e quella decisione presa a 0 anni forse non mi rappresenta più. Per questo ne devo parlare con persone più sagge di me, tipo mio padre. Io mi voglio sbattezzare. Vabbè, diciamo un po' più sagge? Diciamo un po' meno sagge. Non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri, in questo caso. Ancora meno, per favore? Un prete è la persona giusta che fa il mio caso. Mi devo far convincere a non sbattezzarmi. Qual è il consiglio che lei mi dà? Il battesimo è l'inserimento nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, e nel mistero di Gesù Cristo. È una purificazione dal peccato originale che tutti quanti ci portiamo. Ma un bambino anche? Anche il bambino. Tutti gli uomini portano qualche cosa di negativo, un neo, qualche cosa che per eredità, che si trasmette. Altrimenti non si spiega tutto il male che succede, non si spiega. Ma scusa, il male non ci dovrebbe essere se eravamo tutti battezzati? Sono vegetariano io, no? E quindi per coerenza io non posso far parte, capito, di un'istituzione dove vengono... E non mangiare l'agnello, mica ti dici, fai la Pasqua, fai con l'erba, amaro, senza mangiare l'agnello, che problema? No, un omosessuale non dovrebbe essere battezzato. E perché non deve essere battezzato? E se viene discriminato, se viene... Ma non viene discriminato, il battesimo è per tutti quanti, no, qui il battesimo no, assolutamente non si tocca proprio, no. E se uno è nato così, che ci vuoi fare? La Chiesa lo accetta, lo accoglie, perché l'uomo è fatto maschio e femmina, è inutile che stiamo... E allora è un'anomalia, si deve curare, come no? Si deve accogliere. Quindi se si amano e se fanno del bene... Vabbè, però l'amore, anche gli animali, allora l'amore, l'uomo è un'altra, è una cosa più ragionevole, l'uomo. Così sono andato alla sede dell'OWAR e ho incontrato Adele Orioli, responsabile iniziative legali. I cristiani hanno il concetto di peccato originale, quindi se ben ti ricordi in teoria serviva a far rinunciare a Satana, diciamo così. In realtà se poi andiamo a studiare le scienze storico-religiose ci insegnano anche altro, che il battesimo è stato un modo anche per convertire, per fare conversioni di massa. In realtà rispondevano semplicemente all'esigenza del singolo sovrano che si era convertito e che quindi aveva bisogno di fornire numeri alti del suo seguito, del suo esercito, e aumentare gli iscritti anche forzatamente. E quale forzatura è maggiore se non quella di agire sul neonato? Lui è Silvano Agosti, una delle persone che più mi ha ispirato nel percorso di crescita. Lui aveva pensato che gli facevano il bagnetto, no? Io non ho mai battezzato nessuno, non so neanche che cosa significhi, a dirti la verità. Probabilmente è l'equivalente della tessera di un partito, ma quando è fatta a una persona che ha 5 giorni di vita o 5 mesi di vita non è nessuna violazione, è una commedia, se vuoi. Commedia il cui pubblico, che sarebbe il bambino, non ne fruisce neppure. Per lui è come una piccola danza, probabilmente. Il fatto di essere battezzato quando uno non è capace di intendere e di volere, quando uno ha 0 anni. In realtà sia i genitori che portano per il battesimo i piccoli, sia quelli che non lo portano, stanno sullo stesso piano di, tra virgolette, imposizione. Se lui parla di imposizione, chi non lo porta, allo stesso modo si trova lui stesso a imporre la sua idea sul piccolo, capito? Anche solo all'interno delle religioni cristiane, quella cattolica è specializzata nell'imporre, diciamo così, il battesimo ai neonati. Ricordiamoci, col battesimo si diventa anche sudditi delle autorità ecclesiastiche e comunque si entra a far parte di un club a cui non è detto che ci si voglia iscrivere poi da grandi. Ma stai tranquillo, ma a me se uno venisse a domandarmi se io sono credente, io gli direi la verità, io credo in tutto, credo in Paperino, Buddha, Vishnu, Gesù, Lao Tzu. Non è che se tu sei battezzato non hai dignità e se non sei battezzato hai dignità, sono cose veramente insignificanti.
E quindi è importante che tu sia libero, non che tu ti sbattezzi o che tu ti sbatti, non lo so. Una persona che è se stessa è serena e la serenità è l'unica rivoluzione che si può fare. Però lei è d'accordo con me che se anche uno sbattezzato può fare del bene? Certo che lei fa del bene, no, questo l'avete col padre Eterno, non con me. Lo sbattezzo è raro, sono casi rari, però lo sbattezzo è una decisione, uno che, ti ho detto, molto probabilmente perché c'è stato qualche cosa che l'ha sconvolto. Per loro è pervasivo, cioè è quasi impossibile non essere come loro, capito? Cioè ci deve essere sotto qualcosa, cioè, come se essere ateo appunto equivalga ad essere cattivo in qualche modo, no? Questa è la testimonianza di Cinzia, una ragazza atea già sbattezzata. Non se ne parla molto poco. Gli atei che lo dicono pubblicamente proprio sono ancora pochi. Se tutti quelli che veramente non vanno in chiesa o comunque sono indifferenti si sbattezzassero, sarebbe un segnale forte. Lo definirei quasi un dovere civico. Prendere posizione è sempre una cosa bella, come diceva Gramsci, io odio gli indifferenti. Il problema grave, perché quando tu dici a qualcuno da quando è piccolo tu sei peccatore, significa che esiste qualcun altro che ti dovrà dire come devi vivere perché tu non sei capace. È una cosa veramente orrenda se ci pensi, no? Cioè è l'immagine, la visione dell'uomo, no? Peccatore, cioè solo per il fatto di essere un essere umano, tutto quello che fa potrebbe essere è fatto male, quando fa qualcosa di buono è perché è illuminato da Dio. Cioè io sono scomunicata e questa è una cosa bellissima, perché quando tu ti presenti alle persone, una cosa gli dici sono sbattezzato, già restano un attimo così. Quindi no? Sei scomunicata, non sei sbattezzata. Io sono scomunicata, per loro sono scomunicata. La scomunica, cioè ci tengo a dirlo, cioè non viene data a, che ne so, Hitler mica è stato scomunicato. Come fare per sbattezzarsi? Beh, il procedimento è molto semplice, è stato riconosciuto dal garante della privacy sulla base appunto della cosiddetta legge della privacy a partire dal 1996 e basta una raccomandata con ricevuta di ritorno alla parrocchia in cui si è state battezzati. Praticamente viene annotata la sua volontà a margine del registro dove è stato annotato il suo battesimo di non voler più essere appartenente alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, quindi diventa apostata. Ricordiamolo, il parroco non ha nessun diritto di dirlo a nessuno se non allo sbattezzando in questione. Sono cose illegali da procedimento penale. Ma a volte invece succede che un simpatico parroco, anziché mantenere la riservatezza e il rispetto di chi ha deciso di sua spontanea volontà di uscire con la propria testa dalla Chiesa Cattolica, si metta a spifferarlo ai 420, addirittura dedicandogli la prima pagina del suo giornalino parrocchiale. È il caso di Giusy o Giada. Giusy, no dai, Giada. Che cosa ti è successo? Io volevo fare la richiesta per non far più parte della Chiesa Cattolica e invece di una risposta positiva io ho solo ricevuto il giornalino. Hai cercato di parlarne con il parroco? No. E lui ha cercato un contatto diretto con te? No, perché ha detto che non poteva rintracciarmi, però il giornalino è arrivato. Perché ti volevi sbattezzare? Perché io non mi sento parte di questa religione. C'era la consapevolezza, ecco. Poi non si faceva mai. Alla fine, dopo 2 anni, mi ha detto dai, stampiamo i moduli, li inviamo, solo che al mio amico è andata bene e a me è arrivata la risposta del parroco. Facendo leggere il modulo del quale ti sei servita ho scandalizzato un tocotaneo, con il quale ci hai dato la possibilità anche di farci 2 risate. Cioè, sembra che qualcuno l'abbia fatto vedere, non sembra così. Perché lui non ti ha scomunicato con quella lettera di sbattezzo? Io ancora ero cattolica. Perché lui, pensando che fosse uno scherzo, ha detto non posso scomunicare a una persona che se poi non è vero. Allora io mi sono rivolta al Luar di Ravenna e abbiamo preparato una lettera da mandare al vescovo, poi al parroco. Richiedo di accettare la mia richiesta. Il Don Maurizio mi ha risposto. Ti ha creato problemi questo atteggiamento del parroco? No, problemi no, però non è comunque giusto, ecco, il suo comportamento da bullo. Anche se si fosse saputo in giro, a me non importa perché io sono convinta delle mie idee, non mi interessa quello che dicono gli altri. Ma pensi che possiamo andare a chiedere spiegazioni? Sarebbe bello sentire cosa ha da dire, perché si è comportato così. No, le volevo soltanto fare i miei complimenti. Sono venuto qua perché so che lei è un esperto di sbattezzo. No, ascolta una cosa, io adesso queste cose qui non posso fare. Volevo farle conoscere la ragazza che si è sbattezzata. E allora io... Così per avere un confronto reale. Quando faremo una puntata? Per piacere!
Perché a 20 anni non è possibile che uno si possa sbattezzare, è troppo giovane a 20 anni. Per piacere. Voglio un consiglio! Un consiglio! Ma non si può chiedere neanche un consiglio. Però non ti hanno mai detto, vabbè, ma tanto se tu non ci credi. In tanti mi dicono, ma se non te ne frega niente, che fastidio ti dà sapere di essere battezzata? Non è il fatto di essere battezzata, perché bisogna potenziare le proprie idee, bisogna portarle avanti, non bisogna vergognarsi di dire quello che si pensa. Io ho le mie idee, quelle sono, non devo vergognarmene. Libertà di religione significa anche libertà dalla religione e quindi penso che sia un diritto fondamentale di ognuno di noi di poter scegliere effettivamente e scegliere convintamente la religione a cui appartenere. Ma in generale io penso che qualunque cammino sia, l'importante sia sceglierselo da solo. Mi è tornato comprensibile il mondo. Esiste un altro modo per vedere la realtà, di vivere, di sentire e di capire. Pensavo fossi io che non andavo, che non riuscivo a ingranare in questa cosa che c'era intorno, andava tutti bene e dico ma l'errore era evidente che ero io, no? Per questo secondo me è anche importante parlare di ateismo, cioè è una cosa che sento molto. A volte basta dare veramente una chiave di lettura a qualcun altro perché il mondo si capovolga e diventi di nuovo un posto in cui si può stare e un posto in cui no, c'è posto anche per te. Io penso che si debba credere in tutto, soprattutto vanno credute le persone che abbiamo saputo amare. Cristiani, ebrei, musulmani, buddisti, shintoisti, avventisti, panteisti, testimoni di questo e di quello, satanisti, guru, maghi, streghe, i santoni, quelli che tagliano la pelle del pistolino ai bambini, quelli che cuciono la passerina alle bambine, quelli che pregano ginocchioni, quelli che pregano a quattro zampe, quelli che pregano su una gamba sola, quelli che non mangiano questo e quello, quelli che si segnano con la destra e quelli che si segnano con la sinistra, quelli che si votano al diavolo perché delusi da Dio, quelli che pregano per far piovere, quelli che pregano per vincere al lotto, quelli che pregano perché non sia AIDS, quelli che si cibano del loro Dio fatto a rondelle, quelli che non pisciano mai contro vento, quelli che fanno l'elemosina per guadagnarsi il cielo e quelli che lapidano il cavolo espiatorio, quelli che sgozzano le pecore, quelli che credono di sopravvivere nei loro figli, quelli che credono di sopravvivere nelle loro opere, quelli che non vogliono discendere dalla scimmia e quelli che benedicono gli eserciti, quelli che benedicono le battute di caccia e quelli che cominceranno a vivere dopo la morte. Tutti voi che non potete vivere senza un papà Natale, senza un padre castigatore. Tutti voi che non potete sopportare di non essere altro che vermi di terra con un cervello. Tutti voi che vi siete fabbricati un Dio perfetto e buono, tanto stupido, tanto meschino, tanto sanguinario, tanto geloso, tanto avido di lodi, quanto il più stupido, il più meschino, il più sanguinario, il più geloso, il più avido di lodi tra voi. Voi, o tutti voi, non rompeteci i coglioni. Fate i vostri salamalecchi nelle vostre capanne, chiudete bene la porta e soprattutto non corrompete i nostri bambini.